Quassù non c'è niente. Però fai 20 scalini e ti ritrovi ai piedi di Cristo, 5 metri in marmo di Macaella. Somiglia un po' a quello di Rio, solo che l'abbraccio è meno convinto, più dimesso, come se dicesse: scusate, non posso farci niente. Intorno alla statua ci sono carte di Cicles che l'erba secca tiene su, come in un eterno stage diving. Passa un uomo col cane. Il cane ha le pulci. Il padrone non è messo meglio. C'è un campetto deserto, in cemento. Aspirapolveri parcheggiate all'angolo. Renault abbandonate targate 1973. Sei venuto fin quassù per guardare la città dall'alto, dal punto di vista di Dio. Proprio come nell'anfiteatro greco e nei barrios di Bogotà, i quartieri alti, i quartieri in alto, sono i più poveri, però sono anche quelli che offrono la vista migliore. Vedi tutto, senti amplificato. Quassù i grilli cantano così forte che a volte li confondi coi guizzi elettrici dell'alta tensione. Fa caldo, l'aria frigge. Allora guardi giù. Vedi le strade deserte perché oggi è giorno di feria, si festeggia la Virgen del Mar. Gli ultimi disperati sono tutti riuniti a Plaza de Toros. Conti un paio di vecchi, qualche signora, un ragazzino e poi c'è un giovane uomo, piuttosto alto. L'uomo ha un lieve ritardo mentale. Sono tutti in piedi fuori dall'arena. Dentro un giovane torero se la sta vedendo con un toro. Ha 20 minuti di tempo per farlo fuori, dopodiché il toro capirà il gioco e tutto si farà molto molto difficile. L'intelligenza della bestia è lenta ma plastica. Per questo i tori vengono portati in arena prima che abbiano compiuto il 5° anno d'età, cioè prima che sviluppino l'intelligenza tale per capire che la corrida è una fregatura. Di tanto in tanto il giovane deficiente si alza sulle punte, butta un occhio dentro e urla: "L'ho matao, l'ho matao!" Va avanti così per mezz'ora e tu non capisci se stia aspettando la morte del toro o quella del torino. Le sue urla arrivano fin quassù come le urla di un babbuino. Un animale vale l'altro dal punto di vista di Dio. Ti sporgi un po' più in là e vedi la costa. Vedi il lungomare. Ti viene in mente che ieri sera sparavano i fuochi d'artificio. I bambini prendevano il gelato. Le madri sorvegliavano dalle panchine. Gli adolescenti mangiavano la pizza tutti in tiro. Alle 11 era tutto finito. Stamattina eri ancora lì quando sono venuti a riprendersi il pazzo che era scappato dall'istituto e che si aggirava nudo per strada. Voleva fare il bagno. C'è così tanto silenzio che la sirena dell'ambulanza sembrava il lamento di un lupo solitario. Dove sono le altre ambulanze? Dov'è il branco di pazzi fratelli? Dal centro della città parte la strada per Cabo de Gata. Chilometri di niente. Costa arsa puntellata quella da serre come tende di beduini che fossero scappati improvvisamente oppure rapiti dagli extraterrestri. Uno dei villaggi di Cabo de Gata si chiama la Isleta del Moro. Si dice che i suoi abitanti siano tutti pazzi per via del vento. Così vai lì e glielo chiedi. È vero che siete pazzi? Ti dicono di no, però ti raccontano di quella volta che una inondazione ha travolto una mandria di cavalli e ha riportato le carcasse a riva. In piazza alla Isleta c'è un'automobile abbandonata. Finestrine in giù.
autoradi accese. Sei ad Almeria, sei in cima al mondo. Almeria da Almereia, torre di osservazione. Il mondo dal punto di vista di Dio. Ed è in questo momento che lo capisci, che per raccontare una storia dovrai scendere, dovrai guardare un uomo dal punto di vista di un uomo. Quell'uomo cammina adesso nella parallela al lungomare, ha una fila di denti perfetti, un taglio che va dall'orecchio al collo, un cancro alla gola. Malattia. ¿Cómo has curado el El cáncer, I went through their process con el chemotherapy and el radiation y lo dejé porque me estaban matando, y digo, mira, me voy. Dice, no se puede hacer eso. Watch, just hide and watch. Hay un montón de gente dando por culo y no te dejan morir. Y ya son 2 veces que y la próxima vez lo tengo hecho en escrito que me tienen que dejar ya. No more wonder drugs, because the side effects son tremendos. Y si uno no tiene, y lo estoy viviendo todos los días, la calidad de vida que tenías o conocías, o conoces, o esperas, tírate por un puente and hope for the best. That you would have both, the radiation and the chemotherapy. So it was a long ass day. And they're putting poison in your body. And I felt like going upstairs out on the roof or someplace to smoke a joint, you know? And the girl says, oh, you can't be smoking that, that's poisonous. What the hell are you putting in me? I believe, because I know 2 other people who, just like me, said no more. Oh no, you're never gonna survive. It's been over a year, you know, and here I am. You know, I get tired. And psychologically, I just don't even think about it. I can't. Eso es lo importante. Because si lo piensas, y una vez que te tumbas, adiós. Más vale darte un tiro porque no vas a superar eso. O levantarse uno otra vez y decir, no me pasa, sí me pasa algo, pero no me pasa nada. Voy a seguir. Yeah. No es importante. I'm going to do nothing but what I'm doing now. That's nothing. Eating, smoking. Smoking is bueno for the pain, right? Gives you appetite. It certainly changes your attitude. And the 25 doctors that I've seen so far have said, hey, if it works, don't fix it. Si está bien con eso, por favor, síguelo. Cierto. If it works, don't fix it. Ce l'avrà detto veramente 1 milione di volte. Succede molto ai vecchi, moltissimo a chi attraversa una malattia, di fabbricarsi delle specie di ritornelli, delle espressioni formulari, tipo i motti delle casate medievali. Queste espressioni formulari funzionano un po' da carta di identità, come dire, if it works, don't fix it, questo sono io, e un po' da antidoto alla tristezza. Si chiama Joseph Salvador perché da neonato è sopravvissuto a 3 settimane in incubatrice, perciò il nome Salvador è in qualche misura un omaggio a chi lo ha salvato. Però secondo noi è anche, in un certo senso come tutti i nomi, il segno di un destino, il Salvatore. La prima cosa che dovete sapere di Salvador è che ha un cancro alla gola, non ha la tiroide, perciò non sente lo stimolo della fame e non percepisce i sapori. La seconda cosa che dovete sapere è che vi offrirà colazione, pranzo e cena e godrà della vostra compagnia come se la vostra compagnia fosse il piatto principale, oltre a darvi l'inquietante impressione di sapere molto meglio di voi quanto è buono il cibo che state mangiando. Tutto questo nell'illusione che la marijuana gli restituisca, se non la percezione dei sapori, quantomeno lo stimolo della fame. La terza cosa che dovete sapere è che, al pari della vostra salute, si interesserà anche della salute dello Yemen, della Siria, della Grecia, della Italia terremotata. Conterà i morti e dirà: che cavolo ci faccio qui? Il
Migrazioni, catastrofi, esistenza di Dio. Well, I was number one in the country for numbers. And they used to, because I'm single, they would send me all over the place because I didn't have, oh, I can't go because my kid has to go to the dentist. Oh, I can't go because, my mother-in-law is getting a sex change or something. Really? So it was great. Your mother-in-law was... Joseph Salvador, spagnolo di nascita, newyorkese di adozione. Ha lavorato una vita intera per il governo americano, sezione immigrazione. Praticamente il suo compito era girare gli Stati Uniti per tirare fuori i bambini dai campi di lavoro. Infatti un altro dei suoi ritornelli preferiti era "My work was education, not immigration". Sul lavoro era il numero 1 e non soltanto perché non aveva moglie né figli né, come vi ha detto poco fa, una suocera da portare a fare il cambio di sesso, ma anche perché è oggettivamente un tipo amabile. Quando gli chiediamo di estrarre dal cappello un ricordo di quel periodo, lui ci parla di un uomo, un clandestino dal Guatemala che di lavoro squartava polli vivi. And my work was education, not immigration. Quando Salvador è andato a parlarci, quest'uomo credeva che Salvador fosse uno del governo che volesse rimandarlo indietro. Quindi si teneva a distanza di sicurezza e rispondeva col silenzio a qualsiasi domanda. E nonostante tutti lo rassicurassero, dicendogli appunto che Salvador era uno di cui ci si poteva fidare, because my work was education, not immigration, quell'uomo non smetteva di guardarlo così. E ancora oggi, dopo quasi 20 anni, Salvador ricorda quello sguardo, quegli occhi, fissi, immobili, sempre uguali, che erano anche l'unica cosa distinguibile in mezzo a quella figura interamente coperta di sangue di pollo da capo a piedi. Yemen, Grecia, Siria. Salvador passava le serate davanti alle breaking news. Si scandalizzava come un ex allenatore si scandalizzerebbe per un gol sbagliato. Si scandalizzava come uno che c'era stato dentro, come se si rammaricasse profondamente per un pessimo servizio. Soprattutto si dispiaceva per i bambini. E di qui, infatti, la domanda delle domande. A dónde sta El Salvador? ¿Cómo es que esta cosa pasa? What's going on? What is going on? Denaro. Do I have a house? Yes, a beautiful house and a lot of property on a river, at the foot of the mountains. Beautiful. Pero no quiero saber de la casa, no quiero saber, oh, le falta esto, hay que pagar esto. No, ya en este tiempo de mi vida que me quedan 4 días de quality life, quiero separarme de todas estas cosas. No quiero, la única cosa que quiero pensar es, ¿a dónde voy a comer esta tarde? Isn't that great? I think I earned it, and not call it being selfish. Porque yo muchas veces en la vida he dicho, no, yo no puedo pedir para eso porque entonces it sounds like I'm being selfish. But aquí, I'm going to start being selfish. Yeah. I'm going to make up for all that lost time. I'm a survivor. When you're a student, anything, I've been a worker without money. Yeah, hay muchas veces que te pillas sin dinero. Things happen. And so I never was really able to enjoy. Yeah. Cuando tienes la edad mía y se te entra casi 2,000, now that I'm running out of time, I got $2,000 a month to spend. No. And I blow it. I spend it. That's what it's there for, I guess. Salvador è ricco sfondato. E lo è nell'unico senso possibile. Ha un sacco di tempo per sé
e non deve preoccuparsi dei soldi, oltre ad avere un paio di ettari di proprietà nella campagna newyorkese, ma questo è un altro discorso. Per lui il denaro è energia che fluisce, e lo è veramente, non come in quegli inquietanti esercizi di visualizzazione creativa. Lo è perché fa l'elemosina, dà il doppio della mancia, compra cose inutili per fare piacere a qualcuno, fa colazione al bar tutte le mattine e ogni tanto paga perfino l'affitto a chi non può permetterselo. I've always thought that in order to have a good time, travel well, eat well, sleep well, you have to have the money. Pues sí, pero no prestado. No diciendo, pues mira, I'm going to get a hold of American Express and run up my credit card. I don't care. No, because you're never having a good time because you're always wondering, I shouldn't have had that $30 steak. I should have had that $2 hamburger. Yeah. You know, and now, at this age, hell, it makes a lot of difference when you have the money and you don't care. You just don't care. And anymore, I just don't care. Per una settimana io e Alice siamo stati ospiti nella sua casa a Roquetas del Mar. Cioè, io e Alice, quelle che hanno girato per il Mediterraneo per un mese con 1.000 euro in tasca. In realtà, e questo lui lo sa, se io e Alice avessimo potuto permetterci una stanza d'albergo, semplicemente non ci saremmo mai incontrati. Insomma, i soldi non sono indifferenti, aprono o chiudono delle porte, o meglio, aprono delle porte mentre ne chiudono delle altre. E questo, per chi racconta, fa tutta la differenza. Un mio caro amico diceva sempre: tu non hai problemi di soldi, i soldi sono la soluzione, non il problema. I soldi sono un modo di risolvere i problemi. Quasi tutti i viaggiatori, prima o poi, imparano che 2 punti. Non tutti i problemi possono essere risolti con i soldi, ma quasi tutti i problemi possono essere risolti senza soldi. Probabilmente Salvador aggiungerebbe: con o senza soldi, l'importante è che cerchi di risolvere, oltre ai tuoi problemi, anche i problemi degli altri. Solitudine. My mother used to say, no te encuentres viejo, solo y enfermo. Shit, mamá, tengo los 3. Bingo, he ganado. So, what I have to do is make the best of it. Cuando tienes una pareja, muchas veces puede decir, pues mira, ¿cómo es que ha dicho eso? Qué tontería. A lo menos sabe lo que está diciendo, pero cuando estás solo, el gato no te dice nada. No tiene diálogo. There's no conversation there. Y no sabes lo que estás, you don't know what you sound like. And once in a while, hay que juntarse con alguien para una tarde o lo que sea para ver a dónde estás. Miliardario, malato di cancro e completamente solo. Questa storia l'hanno scritta in tantissimi, eppure esiste. Salvador conosce il nome della cuoca del suo ristorante preferito, si arrovella sulle sorti della figlia del vicino, ospita in casa 2 sconosciute come fossero sue nipoti, ma in realtà, e questo è chiaro, no? La sua generosità è una specie di sforzo, di slancio, disperato, dolcissimo di crearsi una famiglia. E in mezzo a questa folla di sconosciuti, una figura spicca. And this gal, this lady friend that I made, la de 40 años, we see each other maybe an hour a day. Okay. So mira, that relationship's gonna last forever at that rate. Que phenomenal, you know? The first thing she said to me, we were having coffee, she says, I'm not looking for a boyfriend. I said, well, neither am I. So I guess we'll get along well. Tra Maria e Salvador ci sono 30 anni di differenza. Lei ha avuto una figlia con il tipico hijo de puta che non sgancia una lira da quando lei ha chiesto il divorzio. Quindi Salvador le allunga ogni tanto qualcosa per l'affitto. Si vedono tutti i giorni 1 ora al giorno e quindi durerà per sempre. Non hanno mai fatto sesso perché il sesso rovina i rapporti e invece così durerà per sempre. Durerà per sempre perché non inizia mai. Allora, adesso noi vi facciamo sentire questa cosa.
E ve la facciamo sentire senza tagli, ok? Perché vogliamo che vi arrivi tutto. L'audacia della nostra domanda, cioè di fargli proprio quella domanda lì in quel momento lì. La sua esitazione, i suoi respiri, il modo che ha di schermarsi in fondo, no? La sua fragilità, la sua nobiltà reale, cioè di una persona in carne e ossa, e soprattutto quella bellissima, commovente dichiarazione d'amore alle parole, che sono entità per lui luminose, no? Cioè attraenti e spaventose. Una dichiarazione d'amore alle parole fatta da uno che con le parole ci litiga. A me suona familiare. Yeah, but can I ask you a question? Yes, of course. Do you think that your condition, your health condition, like is influencing? Yes. Yes. Okay. That has a lot to do with it because I've not allowed many people in my lifetime to become close. Number one, because the schedule that I had. Okay. Living here, 6 months, living, whatever it might have been. And I was, I don't know, out of fear, perhaps, out of fear of rejection, out of fear of being dropped, out of fear of not saying the right thing. No sé, there's a multitude of things. And I guess I'm not as sure of myself as I may project. But how was before the cancer? It was about the same. Yes. It was about the same. But why? Again, I wasn't all that confident in myself. And I feel very strongly in words. I love words. I love the play of words. I love the use of words, the color, the affection, the afflection, the infection. I just love it. But I was afraid I'd say something wrong. And all my life I'm competing in the family, 4 kids, honor rolls, lawyers, doctors, this and that. I'm dealing with this shit all the time. Me, I'd rather work. I'd rather do things with my hands, I went to school, yes, but... Lui preferisce lavorare con le mani. E cosa fa con le mani? Cerca di farsi amare. Il giardino. Yo tenía más de 300 olivos que yo planté cada uno. Made the hole. Plantado? Yes, I mixed the soil. Y cada uno, boom, en su sitio. Todos los días le tocaba, le hablaba. La gente diciendo, están loco. Pero cuando veían lo que yo sacaba, y el sitio era precioso. It was a park. I was so proud of that. People used to come. And I was never alone anymore. Yeah, wow, beautiful story. Oh, it was great up there. This English group. Una volta, tanto tempo fa, Oscar Wilde scrisse una fiaba che si intitola Il giardino del gigante. Ora, quando voi pensate a una fiaba di Oscar Wilde, dovete veramente dimenticare tutto il resto che ha scritto e dovete immaginare il suo proverbiale cinismo veramente sciogliersi, liquefarsi sotto a una coltre di immagini stucchevoli e di una pietà quasi cristiana. Ma, nonostante, sono fiabe belle, piene di cose come il resto che ha scritto. Questa fiaba qua, in particolare, Il giardino del gigante, parla di un gigante che aveva un giardino e che voleva tenerselo tutto per sé. Quindi cosa fa? Caccia i bambini e tira su un bel muro. Questo gesto provoca una serie di reazioni a catena, perché a quel punto gli uccellini non cantano più, i fiori non fioriscono più, le nuvole, e insomma neve e gelo si abbattono sul giardino condannandolo a un perenne inverno, finché un giorno, prima di morire, i genitori di José Salvador regalano a quel loro figlio così sfortunato una casetta con un po' di proprietà. Lui
decide di farne un posto speciale. Pianta uno a uno 300 ulivi. 300 ulivi. Ogni giorno li tocca, ci parla. Invece il resto delle piante lo affina con la cesoia, lavora di precisione, all'inglese. Sulle prime la gente lo prende per matto, no? Solo che poi il posto inizia a farsi notevole. Quindi vengono i turisti a fare le foto, i botanici a studiare le piante, poi vengono le signore a prendere il fresco, le ragazze a prendere il sole e alla fine arrivano anche i bambini, appunto, vengono a giocare. E lui non è più solo. Questa storia, che a me sembra bellissima, ha un finale triste, o meglio contemporaneo, o meglio ancora archetipico, diciamo. Perché dopo la morte dei suoi genitori, il malvagio fratello, professione avvocato, gli strappa con una gabola la proprietà e ne fa una di quelle cose un po' volgari, in pieno stile rivincita dei cattivi, tipo villetta super chic con gnocca a Bordo Piscina, per intenderci. Archetipicamente potremmo dire che è la vittoria delle parole viziate, appunto insincere, sulle mani oneste dell'uomo buono. Comunque, quello che a noi interessa è un altro archetipo, l'archetipo del giardino, che è particolarmente connesso con la nozione di anima. E questo non soltanto perché il giardino è il luogo per eccellenza del fare anima, perché si filosofa passeggiando, no? Ma anche perché il giardino è l'immagine più precisa, più netta dell'anima. Perché è qualcosa che ci viene dato e che dobbiamo far fruttare. L'anima è insieme natura e artificio, spontaneità e maestria. Almeriada, Almereia, torre di osservazione, ma anche Almiria, specchio. Almeria come alma, anima. Siamo scese dalla torre per raccontare la storia di un uomo, per guardare un uomo in faccia. Abbiamo raccontato qualcosa anche di te? Speriamo di sì. Sono le 5 del mattino e stiamo tornando a casa. Ma che cosa significa tornare a casa dopo un viaggio così? Dopo un viaggio così la tua casa è il mondo. Comunque, Salvador ci sta accompagnando alla porta. Si è dimenticato di mettersi la dentiera e ci dice una cosa. Ce lo dice sdentatamente, ma è una cosa molto molto bastarda. So, what about the wind? Or was that just an excuse to come here? Ottima domanda. Allora, cosa c'entra il vento con Rosa dei Venti? Soprattutto cosa c'entra in questa puntata, dove il vento non viene neanche mai nominato. È una domanda legittima, però è al tempo stesso una domanda un po' ingenua. Perché pensateci un secondo. Allora, Lucrezia Borgia, gli yacht di Bonifacio, le pietre che cantano, i musulmani naturalisti, i ballerini di Zuc, i pugili solitari, le scimetristi, i surfisti, eccetera, eccetera. Cioè, tutte quelle storie che vi abbiamo raccontato e che ancora dobbiamo raccontarvi. In fondo il vento le ha provocate, le ha solleticate, le ha ispirate. Possiamo dire, sintetizzando, che è nella natura umana cercare scuse credibili, perfino belle, semplicemente per fare le cose che ci piace fare.